Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale di Tyrell Academy. Uno degli argomenti meno chiari e su cui si fa più confusione in merito al trading riguarda la quantità di denaro che è necessario allocare in una strategia di trading per poter operare, ovvero il capitale minimo che permette di non bruciare il conto di trading nel caso in cui ci si trovasse in un periodo di difficoltà in cui molte operazioni non vanno come sperato. Subito dopo la sigla cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo tema, per cui se vi interessa restate e ci vediamo tra pochi secondi. Molto spesso quando vogliamo acquistare una strategia di trading da un sito online o anche quando il trading system lo abbiamo sviluppato noi, ci si chiede con quale capitale è opportuno operare. Su questo argomento se ne sentono un po' di tutti i colori. Spesso quando la domanda viene posta ai venditori di strategie di trading, questi non sanno mai bene cosa rispondere e per risultare più appetibili ai clienti cercano di puntare sempre più al ribasso, dichiarando cifre senza alcuna logica e senza giustificare il perché di tale valore. Oppure un'altra risposta molto utilizzata è quella di consigliare, molto semplicemente, che chi ha un approccio molto conservativo deve rischiare al massimo l'1% del capitale per trade, mentre chi ha una propensione a rischio più alta può arrivare al 4-5%. Anche in questo caso però diventa difficile giustificare il perché di tali valori e capire se sono adeguati ad una specifica strategia di trading e soprattutto a noi stessi. Quello che è necessario capire è che il capitale da assegnare a una strategia di trading, ma anche a un portafoglio di strategie, dipende sostanzialmente da due fattori: da come si è comportata la strategia nel passato e dalla nostra propensione al rischio. Una volta capiti e quantificati questi fattori, è possibile calcolare in maniera razionale un certo importo di denaro. Risulta quindi chiaro che per determinare questo valore è necessario aver testato la strategia di trading nel passato per un periodo di tempo adeguato da un punto di vista statistico e aver raccolto alcune metriche che ne descrivono le performance. Inoltre è anche chiaro che, essendo uno dei due fattori la nostra propensione al rischio, non esisterà un'unica formula magica e un unico risultato al valore che stiamo cercando, ma ognuno di noi utilizzerà alcuni elementi piuttosto che altri e troverà il proprio risultato che sarà in linea alle proprie caratteristiche da investitore o trader. Ma facciamo adesso un esempio pratico, utilizzando i risultati di una strategia di trading sviluppata da noi e programmata con la Visual J Forex, così da poterne fare in pochi minuti il backtest su diversi anni. Nel grafico che vi sto mostrando è tracciata la curva dell'equity della strategia testata dal 1 gennaio 2017 al 5 maggio 2023, impostando la size ad un valore fisso e pari ad un lotto. Osservando la curva si vede che la strategia ha guadagnato circa 24.700 euro in poco più di 6 anni. L'equity sale piuttosto linearmente, tutti gli anni si sono chiusi in positivo e che i drawdown sono piuttosto contenuti e recuperati generalmente nel giro di pochi mesi. Per poter fare delle analisi un po' più accurate e oggettive, dobbiamo però introdurre le metriche del backtest, ovvero quei parametri che ci danno un'indicazione precisa delle performance ottenute dalla strategia nel passato. Diamo quindi un'occhiata veloce ai valori riportati. Come abbiamo già visto, il guadagno totale netto nell'arco di tutto il periodo di test è pari a 24.714 euro, il che corrisponde ad un profitto medio anno di 3.902 euro. Il profit factor è pari a 1,74, il numero totale di trade è 658, quindi sufficienti da un punto di vista statistico per poter svolgere delle analisi. La percentuale di trade in profitto è molto alta e pari al 91%, mentre, come c'è da aspettarsi, la perdita media è maggiore del profitto medio. Vediamo inoltre che la strategia ha totalizzato ben 54 trade consecutivi in profitto e solamente 2 in perdita. Per finire, il drawdown massimo che si è verificato alla fine del 2017 è pari a 2.775 euro e questo, se rapportato al profitto totale netto, restituisce un rapporto tra profitto e drawdown pari a 8,9. Bene, ora che abbiamo raccolto tutte le informazioni utili per comprendere il comportamento della strategia nel passato,
vediamo come possiamo utilizzarle per stimare il capitale che dobbiamo mettere da parte per utilizzare la strategia sui mercati. Facciamo prima però un paio di considerazioni. Anzitutto il nostro scopo è quello di determinare una somma di capitale da dedicare alla strategia e tale da permetterle di continuare ad operare anche a fronte di periodi particolarmente negativi e con drawdown elevati, che è bene ipotizzare superiori a quelli riscontrati durante il periodo di test. Sarebbe infatti un peccato se, a fronte di un periodo sfortunato, sul conto di trading non restassero più capitali sufficienti per aprire una nuova operazione proprio nel momento in cui la strategia torna in sintonia col mercato e comincia nuovamente a guadagnare. Sulla base di questo si potrebbe allora pensare di assegnare alla strategia un capitale altissimo per stare sempre tranquilli. Bisogna però anche tenere in considerazione il rendimento, ovvero quel parametro che ci indica quanto la strategia ci rende in un certo periodo di tempo rispetto al capitale che investiamo. Osservando il grafico in cui l'asse delle X corrisponde al capitale necessario alla strategia per operare, mentre quello delle Y indica il rendimento, vediamo che, come è facile intuire, minore è il capitale che dedichiamo alla strategia, maggiore sarà il suo rendimento e, al contrario, maggiore è il capitale che gli assegniamo e minore sarà il rendimento atteso. Se ad esempio allochiamo alla strategia 3.900 euro, ovvero il guadagno medio atteso in un anno, avremo un rendimento esattamente del 100%, in quanto ci aspettiamo di guadagnare la stessa cifra che vincoliamo per il funzionamento della strategia. Se invece il capitale lo aumentiamo a 7.800 euro, che è il doppio di prima, otterremo un rendimento del 50%. Si capisce quindi che dobbiamo mediare tra due condizioni. Da un lato vogliamo ottenere dalla nostra strategia il maggior rendimento possibile, allocando quindi pochi capitali. Dall'altro però vorremmo stare tranquilli e non rischiare mai di svuotare il conto e andare in margin call, il che significa allocare alla strategia un capitale molto elevato. Trovare la soluzione perfetta non è facile e non esiste una ricetta pronta e valida per tutti. Come detto all'inizio, tutto dipende dalle caratteristiche della strategia, da quanto ci fidiamo di lei e dalla nostra propensione al rischio. Vediamo però adesso di sviluppare una formula che, sulla base delle considerazioni che abbiamo fatto, ci permette di arrivare ad un risultato compatibile sia con le caratteristiche della strategia che con quelle del trader che poi la utilizzerà. Per calcolare il capitale necessario da assegnare alla strategia, dobbiamo sviluppare un'equazione in cui contribuiscono più elementi, alcuni di carattere oggettivo, altri invece più soggettivo, e che ci permettono tutti insieme di arrivare ad un risultato espresso in termini monetari. Dovendo determinare un valore di capitale tale da permettere al conto di resistere anche a fronte di elevati drawdown, sicuramente uno dei vari elementi da considerare è il drawdown massimo ottenuto in fase di backtest. Questo valore può poi essere più o meno amplificato utilizzando un moltiplicatore maggiore di 1, il quale va stabilito considerando sia quanta fiducia abbiamo nella strategia, sia la nostra propensione al rischio. Generalmente il drawdown viene moltiplicato per un valore 2 o anche 3, in quanto si suppone che il massimo drawdown che potrò ottenere operando sui mercati reali sarà verosimilmente superiore a quello ottenuto in fase di backtest e validazione. Di fatto, perché è un approccio particolarmente conservativo e vuole rischiare poco, è possibile moltiplicare il drawdown anche per valori superiori come 4 o 5. In questo esempio puramente didattico assumiamo di moltiplicare il drawdown per 3 e sostituiamo i numeri all'interno dell'equazione. A fronte di questo, quindi, il conto si troverà senza capitali una volta raggiunto un drawdown pari a 8.327 euro. Nel caso in cui però fossimo ottimisti e anche in queste condizioni critiche volessimo dare un'ultima possibilità alla strategia di aprire un'operazione, nella speranza che sia quella che finalmente corrisponde alla ripresa della strategia e che ci porterà dei profitti, dobbiamo aggiungere all'equazione un altro elemento, ovvero il margine richiesto dal broker per aprire l'operazione. Senza questo margine, infatti, non sarebbe possibile aprire alcun trade. Ipotizzando di operare sul cross euro-dollaro e che la leva sia 1:30 in accordo alle direttive ESMA, aggiungiamo quindi come secondo addendo la cifra di 3.333 euro. Per finire, i trade che hanno un approccio particolarmente conservativo
potrebbero volersi ulteriormente cautelare con del capitale aggiuntivo che, nonostante la situazione già critica del conto, li mette al riparo anche a fronte di una sequenza di perdite tanto elevate quanto rare, ma pur sempre verificabili. Per farlo possiamo considerare un'altra volta dei valori raccolti nelle metriche del backtest ed in particolare possiamo assumere questa sequenza di perdite anomale come il numero di perdite consecutive ottenute in backtest moltiplicato per una perdita di riferimento che può essere ad esempio la perdita media, quella massima ottenuta in backtest o quella massima che statisticamente corrisponde a un livello di confidenza del 95%. Non c'è una regola standard, dipende sempre dalla nostra propensione al rischio. In questo esempio vogliamo essere particolarmente pessimisti e quindi utilizziamo la perdita massima ottenuta nel test storico. Sommando tutti questi addendi otteniamo quindi la cifra di 13.621 euro, che corrisponde esattamente al capitale che dobbiamo dedicare alla strategia per poter operare con size da un lotto anche a fronte di periodi particolarmente negativi. Definito il capitale, possiamo fare un ulteriore passo avanti e stimare il rendimento annuo atteso che ci può dare la strategia, che è dato semplicemente dal rapporto tra il profitto annuo ottenuto in backtest ed il capitale che abbiamo appena determinato. Facendo il calcolo scopriamo che questo corrisponde al 29%. Se è tanto o poco potete giudicarlo solo voi. Se vi sembra poco, potete comunque provare a variare i parametri e vedere se il risultato è più in linea alle vostre aspettative. Ad esempio, per chi avesse una propensione a rischio maggiore, è possibile ridurre il moltiplicatore del drawdown da 3 a 2 e, ricalcolando il rendimento, si otterrebbe un valore superiore pari al 36%. Inoltre, per chi opera con broker che non sono tenuti a rispettare le direttive ESMA e che quindi offrono leve superiori a 1 a 30, la richiesta di margine sarebbe inferiore, per cui, ad esempio con leva 1 a 100, il capitale da mettere a margine sarebbe di 1.000 euro e quindi il rendimento aumenterebbe ulteriormente addirittura fino al 46%. Ora che abbiamo definito un possibile modo per calcolare il capitale necessario per utilizzare una strategia di trading e ne abbiamo calcolato il rendimento atteso, vediamo se la classica regola di cui abbiamo parlato all'inizio, che suggerisce di aprire operazioni rischiando dall'1 al 5% del capitale, qui trova un significato. Sapendo che la perdita media per trade è pari a 597 euro e che il capitale necessario è di 13.621, facendone il rapporto si ottiene che il rischio medio per operazione corrisponde al 4,3% del capitale. Quindi un valore piuttosto alto rispetto alle linee guida generali che vengono date, il che è frutto delle buone performance della strategia. Difatti, se il drawdown o la perdita massima fossero stati più elevati, avrei ottenuto un capitale necessario maggiore e quindi un minor rischio per trade. In questo modo abbiamo quindi capito che la formula che abbiamo sviluppato per determinare il capitale da assegnare a ogni strategia di trading è funzione sia della nostra propensione al rischio, ma anche delle caratteristiche intrinseche della strategia. E tanto più sono buone le performance nel passato, tanto più posso permettermi di rischiare per ogni trade. Bene ragazzi, con questo siamo arrivati alla fine del video. Spero che l'argomento l'abbiate trovato interessante e che possa esservi di aiuto con la gestione delle vostre strategie. Ovviamente fateci sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti e se avete domande o dubbi potete tranquillamente scriverci una mail. Come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like per farcelo sapere e se siete interessati a questi argomenti iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Vi ricordo inoltre che se siete interessati alla programmazione di trading system con la Visual J Forex, Tyrell Academy ha preparato dei percorsi formativi che in poche ore vi permettono di rendervi autonomi nello sviluppo delle vostre strategie di trading automatiche. Per cui non dimenticate di andare a visitare il nostro sito e se avete domande o volete approfondire siamo a disposizione per organizzare una call e parlarne insieme. Con questo siamo davvero arrivati alla fine. Come sempre vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo presto.